Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale nel mio piccolo laboratorio. Tutto pronto per un nuovo progetto che ci sbloccherà un sacco di nuove lavorazioni. Ma prima di cominciare, se non sei iscritto, iscriviti al canale e spunta la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Ho comprato questo regolatore di tensione su Amazon per poter diminuire il numero di giri delle macchine e poter sbloccare molte funzionalità che ad oggi sono bloccate. Creiamo il box e andiamolo a provare. Il principale motivo per cui ho costruito questa scatola è per la fresatrice, ma andiamo a vedere sulla troncatrice se funziona. Ora accendo e sta a 0. Man mano aumento e vediamo come si mette in movimento la sega. Direi proprio che funziona. Questa simpatica scatoletta possiamo utilizzarla anche sulla sega a nastro, montando una lama bimetallica per utilizzarla con il ferro.
Possiamo montarlo sulla troncatrice e possiamo trasformarla con una lama per il ferro in una troncatrice per il ferro, oppure possiamo tagliarci la plastica evitando quelle fastidiose bavettine di plastica sciolta che si attaccano sui pezzi lavorati. Possiamo utilizzarla sul trapano a colonna impostando le cinghie alla massima velocità e regolandoci la velocità del mandrino con la scatoletta magica. Logicamente la possiamo utilizzare sul banco sega per poterci tagliare pezzi di plastica e plexiglass come ho fatto io nel video che vi lascio in sovraimpressione. E naturalmente la possiamo utilizzare sulla fresatrice, dove nonostante ci sia la rotella di regolazione dei giri non è sufficiente per andare sulla plastica e quindi vanno ulteriormente ridotti i giri. Oppure possiamo utilizzarla sulle lampade per fare la luce soffusa nel laboratorio, e potete utilizzarla anche sul ventilatore, escludendo la pulsantiera come avete visto nello scorso video e mettendo il cavo diretto sulla velocità massima e utilizzando la scatoletta per regolare la velocità delle pale. E sulla stampante 3D anche no. Eccoci amici, avete visto solo nel laboratorio per quante cose potrebbe essere utile questa scatoletta? Come ogni sabato vi lascio in descrizione il link del variatore e di tutti gli utensili che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!